Oh, I expect my life to end pretty soon. You know, I'm 71 years old. And I have great faith, though. I have unshakable faith. I've never been angry with God. Credete che dietro ogni gloria si nasconda un dolore che nessuno conosce? Johnny Cash è un'icona musicale, una leggenda ammirata da milioni di persone. Ma dietro quell'aureola brillante c'è un'altra storia, una verità che pochi conoscono. Vivian Liberto, la sua prima moglie, ha taciuto per molti anni. Ora ha deciso di parlare. Cosa è successo davvero nel loro matrimonio? Il prezzo della fama vale la pena? Questa storia cambierà per sempre il vostro modo di vedere Johnny Cash. Scopriamo la verità a lungo nascosta. La storia dell'incontro tra Johnny Cash e Vivian Cash. Il 1951 fu un momento cruciale nella vita di Vivian Liberto, che conobbe Johnny Cash, un giovane e determinato individuo che aspirava a diventare una figura di spicco nell'industria musicale. In una pista di pattinaggio a rotelle di San Antonio, dove Johnny era di stanza nella vicina base aerea di Lackland per l'addestramento di base, i due individui entrarono in contatto per la prima volta. Fu un incontro casuale che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui le vite di entrambi si sarebbero svolte da quel momento in poi. Vivian fu immediatamente conquistata dal fascino, dal senso dell'umorismo e dalla personalità accattivante di Johnny, mentre Johnny fu immediatamente innamorato della bellezza e dell'eleganza di Vivian. Il loro legame fu istantaneo e, nonostante riuscissero a trascorrere solo un breve periodo di tempo insieme prima che Johnny fosse inviato in Germania, il loro rapporto si rafforzò grazie alle lettere che si inviavano. Le lettere, piene di amore, di ottimismo e di speranze per un futuro insieme, mantengono viva la loro storia d'amore nonostante la lontananza per un periodo di tempo considerevole. Nel corso dei 3 anni successivi, Johnny e Vivian si scambiarono più di 1000 lettere, scrivendosi praticamente ogni giorno. La corrispondenza tra i due era una dimostrazione del profondo amore e della dedizione che avevano l'uno per l'altra. Nel corso di queste lettere discussero le loro idee, aspirazioni e speranze per una vita futura insieme, una volta che Johnny fosse tornato dal servizio militare. Quando Johnny tornò negli Stati Uniti nel 1954, erano più innamorati che mai. Questo nonostante la distanza che li separava sembrasse solo accrescere il loro rapporto. Il 7 agosto 1954, a San Antonio, solo un mese dopo il ritorno di Johnny dalla Germania, lui e Vivian si sposarono. Questo evento segnò l'inizio della loro vita insieme, segnata da sfide e vittorie. Il loro matrimonio fu una cerimonia di basso profilo, che rifletteva sia le loro origini povere, sia il futuro incerto che li attendeva. Nel mondo molto competitivo della musica country, Johnny era ancora un musicista con l'aspirazione di diventare un artista di successo. Aveva difficoltà a farsi un nome. Nei primi anni del loro matrimonio ci furono momenti di felicità e momenti di difficoltà. Nel periodo in cui Johnny partecipava a piccole esibizioni e registrava demo, Vivian era presente per sostenerlo mentre perseguiva una carriera musicale. Vivian faceva spesso numerosi lavori per sbarcare il lunario. A Memphis, nel Tennessee, vivevano in un modesto appartamento con una sola camera da letto. Johnny si era trasferito lì per essere più vicino allo studio dove si trovava la Sun Records. Stavano attraversando un periodo difficile dal punto di vista finanziario, ma il loro amore e la loro dedizione reciproca li facevano andare avanti. Tuttavia, quando la carriera di Johnny cominciò a decollare, le esigenze dell'industria musicale e gli orpelli della fama cominciarono a pesare sul loro matrimonio dal punto di vista finanziario ed emotivo. Vivian dovette prendersi cura della famiglia in espansione, mentre Johnny era spesso in viaggio, impegnato in sessioni di registrazione e tournée. Roseanne, Kathy, Cindy e Tara furono le 4 figlie che la coppia finì per avere. Sebbene Vivian adorasse il suo lavoro di madre, sperimentava spesso il peso dell'assenza di Johnny e le difficoltà di essere responsabile da sola dell'educazione dei figli. La continua separazione, insieme ai crescenti problemi di dipendenza di Johnny, iniziò a mettere a dura prova il loro rapporto, che in precedenza era stato piuttosto solido. Nonostante fosse stata educata con le tradizionali convinzioni cattoliche, Vivian si trovò a dover fare i conti con la realtà di essere sposata con un uomo la cui vita stava diventando sempre più assorbita dalle esigenze del suo lavoro. Nonostante le difficoltà che stavano vivendo, Vivian non ha mai vacillato nella sua dedizione al matrimonio e non ha mai
rinunciato all'ottimismo di poter trionfare sugli ostacoli che stavano affrontando. I primi anni del matrimonio di Johnny e Vivian furono pieni di gioia e di dolore per entrambi. Come giovane coppia, erano profondamente innamorati l'uno dell'altra e cercavano di gestire le complessità della vita, la celebrità e le responsabilità familiari. La narrazione delle loro vite è quella dell'amore, della perseveranza e dell'inflessibile battaglia per aggrapparsi a ciò che è veramente importante di fronte a ostacoli insormontabili. Vita e matrimonio. Vivian Liberto è nata in una famiglia cattolica ben radicata, il 23 aprile 1934 a San Antonio, in Texas. La sua famiglia aderisce alla fede cattolica. Durante la sua infanzia è stata cresciuta con una grande attenzione per la famiglia, la Chiesa e la comunità, influenzata dai valori e dalle tradizioni associate ai suoi antenati italo-americani. La rigidità delle convenzioni culturali è stata sperimentata da Vivian durante la sua crescita. Queste norme avrebbero giocato un ruolo importante nella sua vita quotidiana. La giovinezza di Vivian è stata caratterizzata da un ambiente familiare molto unito, ed è in questo contesto che ha imparato il significato di amore, lealtà e perseveranza. L'aver instillato in lei un profondo senso del dovere e una robusta bussola morale sono attributi che in seguito caratterizzeranno la sua posizione di moglie e madre. I suoi genitori le inculcarono questi valori. Essendo la maggiore di 4 figli, Vivian assunse spesso il ruolo di genitore amorevole, prendendosi cura dei fratelli più piccoli e aiutando la madre nelle faccende domestiche. La sua prima educazione è stata piuttosto appartata, il che le ha dato un senso di comfort e stabilità. La sua prima vita è stata relativamente protetta. La religione di Vivian fu ulteriormente rafforzata quando frequentò una scuola cattolica. Una bella personalità. Un cuore amorevole e forti convinzioni sono alcuni degli elementi che l'hanno resa famosa. Il fatto di essere cresciuta in una famiglia profondamente impegnata nella fede cattolica ha plasmato il suo pensiero sul matrimonio e sulla famiglia, che porterà con sé per tutta la vita. Vivian Liberto ha incontrato Johnny Cash per la prima volta nel 1951, molto tempo prima che lui diventasse noto come Man in Black. Oggi è conosciuta come Mrs. Johnny Cash. In poche parole, erano 2 giovani individui che provenivano da contesti insignificanti e che hanno scoperto l'amore l'uno nelle braccia dell'altro. Quando Johnny non era altro che un sognatore con la chitarra, Vivian vide il suo potenziale innato e ebbe fiducia in lui. Mentre Johnny si dedicava alla sua professione di musicista, i due si sono avvicinati l'uno all'altra e nel 1954 si sono sposati. La scalata al successo di Johnny aveva aspetti positivi e negativi per Vivian. In un certo senso era soddisfatta del marito e dei notevoli risultati che aveva raggiunto. D'altra parte, lei aveva un crescente senso di separazione mentre la sua carriera cominciava a decollare. Furono successi come I Walk the Line e Folsom Prison Blues a catapultare Johnny alla ribalta dell'industria musicale, rendendolo un nome conosciuto da tutti. Vivian, invece, dovette affrontare una nuova serie di difficoltà a causa della sua celebrità. A causa delle pressioni del suo lavoro, Johnny cominciò a passare meno tempo con la sua famiglia man mano che acquisiva fama. Era responsabilità di Vivian prendersi cura della casa e dei figli mentre lui era in viaggio a cantare davanti a fan adoranti. Durante le prime fasi del loro matrimonio, che in precedenza erano state caratterizzate da amore e sostegno, passarono gradualmente a lunghi periodi di separazione e a sentimenti di isolamento. Sebbene Vivian si sforzasse di sostenere la professione di Johnny, non era un compito facile. Vivian si scontrava con il fatto di dover vivere nell'ombra della popolarità del marito durante la sua vita di moglie di un musicista, l'uomo di cui si era innamorata, che era sempre presente per lei. Era qualcosa che desiderava ardentemente. Ora era spesso fuori casa, e anche quando era a casa sembrava che la sua mente fosse altrove. Johnny era profondamente segnato dalle tensioni della fama e Vivian era acutamente consapevole di questi cambiamenti. Il loro matrimonio fu significativamente influenzato dalla professione di Johnny. Il lavoro che Johnny perseguiva ebbe un'influenza significativa sul loro matrimonio. La pressione che aveva per mantenere una professione di successo aumentava di pari passo con la sua crescente notorietà. Per John si trattava di un programma impegnativo. Poiché era costantemente in viaggio, partecipava a sessioni di registrazione e faceva apparizioni pubbliche. Il loro legame ha sofferto a causa delle pressioni che derivano dall'essere una celebrità.
Il tempo significativo che Johnny trascorse lontano da casa contribuì ad aumentare il divario che esisteva tra loro. Il peso di questa distanza era chiaramente sentito da Vivian. Aveva nostalgia dei giorni in cui erano una giovane coppia innamorata, all'epoca in cui Johnny Cash era sconosciuto al resto del mondo. Con il passare del tempo, però, il loro matrimonio è stato caratterizzato da lunghi periodi di lontananza, con la vita professionale di Johnny sempre al primo posto. La continua separazione mise a dura prova il loro rapporto e divenne sempre più difficile comunicare tra loro. Le lettere e le conversazioni telefoniche potevano solo fare molto per colmare la distanza che esisteva tra loro. Le difficoltà di Johnny con le sostanze aumentarono di pari passo con la crescita della sua reputazione. A seguito delle pressioni subite nell'industria musicale, Johnny ha intrapreso un percorso che ha ulteriormente influenzato la sua relazione con Vivian. Vivian fu costretta a raccogliere i pezzi, mentre la dipendenza di Johnny dall'alcol e dalle pillole diventava una causa continua di conflitto nel loro matrimonio. Vivian fu lasciata a sopportare il peso delle conseguenze. Non si può negare l'influenza che la vita professionale di Johnny ebbe sul loro matrimonio. Oltre a preoccuparsi della loro relazione, Vivian era anche preoccupata per la salute e il benessere di Johnny. Si trovò in una condizione di perenne preoccupazione. Si stava allontanando sempre di più dall'uomo che amava e c'era ben poco che potesse fare per riportarlo indietro. A causa delle pressioni derivanti dalla popolarità, il loro matrimonio stava cominciando a crollare. Le aspettative della fama si erano fatte sentire. Uno degli ostacoli più difficili che Vivian Cash incontrò nel suo ruolo di signora di Johnny Cash fu la pressione causata dalla sua fama. Johnny Cash fu la pressione causata dalle continue tournée di Johnny. Inoltre, trascorreva una quantità significativa di tempo lontano da casa. Durante la sua carriera, Johnny fu sempre in viaggio, suonando in diverse città, stati e persino nazioni. Il loro matrimonio ha sofferto a causa del fatto che dovevano trascorrere lunghi periodi di tempo lontano da casa a causa dello stile di vita di un artista in tour. La maggior parte dell'anno fu trascorsa lontano da casa a causa degli obblighi professionali di Johnny. Anche se Vivian fece tutto il possibile per tenere unita la famiglia, la pressione era troppo forte da sopportare. Vivian era sovraccaricata dalla responsabilità di cercare di svolgere il ruolo di madre e di padre per i suoi figli, che sentivano la mancanza del padre. A causa del fatto che Johnny era sempre in viaggio, era spesso lontano da momenti significativi della crescita e dello sviluppo dei figli. Poiché Johnny era in viaggio, non poteva partecipare a eventi importanti come compleanni, recite scolastiche e altre tappe fondamentali. Vivian provò un profondo senso di desiderio come risultato di questa assenza. Sperava che Johnny potesse essere presente per i loro figli e far parte della loro vita. Ma la sua professione era sempre la priorità. Un altro fattore che ha contribuito alla pressione sulla loro relazione è stato il frenetico programma di tournée di Johnny. Era difficile per loro entrare in contatto emotivo con l'altro a causa dei lunghi periodi di assenza. Il tempo che Johnny trascorreva a casa era spesso trascorso in fretta perché era preoccupato dalle responsabilità del suo lavoro. Era difficile per loro trascorrere del tempo insieme, il che portò a un declino della qualità della loro relazione. Vivian provava un crescente senso di isolamento e solitudine, dato che il divario tra loro continuava a crescere. Tra i molti elementi significativi che contribuirono allo scioglimento del loro matrimonio c'era la pressione causata dal continuo programma di tournée di Johnny. Sebbene Vivian si sforzasse di essere di supporto, gli obblighi che il lavoro di Johnny imponeva alla loro relazione erano troppo difficili da gestire. L'abisso invalicabile che esisteva tra loro era causato dai prolungati periodi di tempo in cui erano separati, oltre che dalle pressioni derivanti dalla celebrità e dai problemi di Johnny con gli stimolanti. La lotta di Vivian e il controllo dei media. Essere sposata con Johnny Cash significava essere sempre sotto i riflettori, cosa di cui Vivian soffriva. L'attenzione pubblica che derivava dall'essere la signora Johnny Cash era per lei schiacciante. Nonostante fosse una persona riservata che dava molta importanza alla sua vita familiare, le loro vite erano costantemente esaminate dai media e Vivian aveva l'impressione di essere osservata da vicino. Poiché Johnny era spesso rappresentato dai media come una persona più grande della vita, Vivian sentiva il bisogno di essere all'altezza dell'immagine che le veniva presentata. Anche se il loro matrimonio stava andando in frantumi, lei doveva essere la moglie ideale.
quella che sosteneva e tollerava la situazione del marito. Per Vivian era impossibile stabilire una sensazione di normalità a causa della continua attenzione che riceveva dai media. Ogni sua azione era osservata, poiché era conosciuta come la moglie di Johnny Cash, e ovunque andasse era costantemente osservata. Il fatto che Vivian fosse sposata con un artista famoso significava che doveva affrontare le storie e i pettegolezzi che circondavano la sua vita quotidiana. Vivian si sforzava di ignorare queste storie, ma non riusciva a non pensarci. La donna si sentiva regolarmente sopraffatta e ansiosa a causa del continuo controllo da parte dei media. Anche i figli sono stati colpiti dai riflettori dei media. Al meglio delle sue possibilità, Vivian cercò di proteggerli dagli aspetti più gravi della situazione, ma era difficile evitare del tutto i riflettori. Una continua causa di stress nella vita di Vivian era la battaglia che doveva affrontare con lo scrutinio e l'attenzione dei media e del pubblico in generale. Il suo cuore desiderava i giorni in cui erano una famiglia tipica, prima che Johnny diventasse famoso. Desiderava ardentemente quei giorni, ma quei giorni erano ormai lontani e Vivian dovette capire come affrontare le difficoltà che derivano dal vivere nel mondo dell'attenzione pubblica. Questo viaggio non era solo impegnativo, ma anche spesso solitario, e alla fine fu uno dei fattori che portarono allo scioglimento del loro matrimonio. Uno sguardo agli aspetti della celebrità, compresi i problemi di Johnny Cash e l'effetto che hanno avuto sulla sua famiglia. Johnny Cash, spesso conosciuto come Man in Black, era una figura leggendaria, venerata per la sua voce profonda, le sue canzoni profondamente sentite e il suo atteggiamento ribelle. Nonostante ciò, sotto la superficie della sua popolarità e della sua fortuna, esisteva un'altra storia, caratterizzata dalla dipendenza. Gli anni 50 videro l'inizio della lotta di Cash contro la dipendenza, iniziata quando le esigenze dell'industria musicale e lo stress delle continue tournée cominciarono a farsi sentire su di lui. Era spesso irregolare, affetto da sbalzi d'umore e persino aggressivo. Le sue relazioni furono significativamente influenzate da questi cambiamenti, in particolare quella con la prima moglie, Vivian Liberto. Quando il comportamento di Cash divenne sempre più fuori controllo, Vivian, che era stata sposata con Cash prima della sua ascesa alla fama, fu lasciata a gestire la situazione insieme. Vivian e i loro figli portano il peso emotivo della situazione. È stata Vivian Liberto a sopportare il peso maggiore del dolore e della sofferenza di Johnny Cash. Quando aveva appena iniziato a lavorare, era a lei che si rivolgeva per avere sostegno e guida. Era stata la sua ancora. D'altra parte, con l'aggravarsi della dipendenza di Cash, il loro rapporto iniziò a incrinarsi. Mentre Vivian cercava di dare sostegno a un uomo che stava diventando sempre più distante e scostante, si trovò nella posizione di essere sia moglie che custode. Il tributo emotivo che ha avuto su di lei è stato significativo. Non sapendo mai quale versione di Johnny sarebbe tornata a casa, se mai fosse tornata a casa, viveva in una condizione di continuo terrore. Il fatto che Vivian fosse responsabile della cura di 4 bambine aggravava la sua sofferenza. A causa della progressione della dipendenza di Cash, egli divenne sempre più assente, sia fisicamente che emotivamente. Vivian era quasi completamente responsabile dell'educazione dei loro figli, essendo la principale responsabile della loro cura. Anche se si sforzava di proteggere le sue figlie, le conseguenze per loro erano inevitabili. Durante la loro crescita, le figlie hanno potuto osservare le difficoltà del padre, sentire il disagio della sua assenza e sperimentare la tensione del rapporto tra i genitori. Pressioni esterne, industria musicale e fan. L'industria musicale, con le sue incessanti richieste e le sue elevate aspettative, ha svolto un ruolo fondamentale nell'intensificare i problemi di Johnny Cash. Anche i fan hanno avuto un ruolo significativo. Più diventava famoso, più aumentava la pressione su di lui per mantenere intatta la sua immagine e continuare a produrre successi. Cash sentiva la pressione di essere un personaggio pubblico, di essere sempre sotto i riflettori e di dover essere all'altezza della reputazione che i suoi fan e il mondo dello spettacolo avevano costruito per lui. C'era un'enorme quantità di aspettative nei confronti di Cash. Per molti aspetti, questa immagine è stata un fattore di potere. Tuttavia, per altri aspetti, è diventata un peso. Questa identità era qualcosa che Cash si sentiva obbligato ad adottare, anche quando era in diretta opposizione alla sua vita personale e al suo benessere.
Poiché l'industria musicale era ansiosa di capitalizzare la sua popolarità, spesso ignorava le spese umane associate al mantenimento di questa immagine. Inoltre, i fan erano un fattore di pressione per Cash. Lo tenevano in grande considerazione, ma la loro ammirazione era accompagnata da aspettative estremamente difficili, se non impossibili, da soddisfare. Si prevedeva che Cash sarebbe stato più grande della vita, un uomo in grado di trasformare i sentimenti di angoscia e di disagio in musica che avrebbe risuonato con milioni di persone. La sua salute mentale ed emotiva fu messa ulteriormente a dura prova dalla pressione che sentiva per essere qualcuno di più che umano. Le lotte di Johnny Cash contro la dipendenza e gli alti e bassi della fama hanno lasciato un segno indelebile nella sua famiglia. Questa eredità rimarrà per le generazioni a venire. Gli anni in cui Vivian e i loro figli hanno vissuto all'ombra di un uomo che era sia un'icona che un'anima tormentata sono stati pieni di dolore e sofferenza. Nonostante Cash sia finalmente riuscito a trovare un modo per redimersi, il danno che ha causato alla sua famiglia è stato irreparabile. La fragilità della vita personale di Johnny Cash è stata portata alla luce dalla sua fama, che lo ha spinto all'apice del successo. La storia della dipendenza, delle relazioni distrutte e del costo elevato pagato da coloro che sono più vicini alle luci della ribalta è raccontata nel libro Il lato oscuro della fama. Il matrimonio di Johnny Cash e Vivian Cash è giunto al termine. All'inizio del loro matrimonio, Johnny Cash e Vivian Liberto ebbero una storia d'amore vorticosa, piena di amore, passione, speranze e obiettivi per il futuro. La loro relazione era appassionata ed era guidata da lettere scritte mentre Johnny era in servizio nell'Air Force. Si sono incontrati per la prima volta nel 1951, mentre Johnny era in servizio nell'aeronautica. Il loro matrimonio del 1954, celebrato dopo il ritorno di Johnny, sembrava destinato a essere felice, ma la loro relazione cominciò a soffrire sotto il peso delle difficoltà di Johnny e delle esigenze della fama. Johnny si assentava spesso da casa, mentre la sua carriera musicale decollava a causa delle aspettative di una celebrità in erba. La maggior parte del suo tempo è stata dedicata a girare la nazione, a suonare per un pubblico affezionato e a fare musica. Tuttavia, Vivian fu lasciata indietro e fu essenzialmente cresciuta da sola mentre si occupava delle loro 4 bambine. Quando la partenza di Johnny lasciò un vuoto incolmabile, la barriera emotiva tra i due si intensificò. Il loro matrimonio era già in crisi prima che la dipendenza di Johnny diventasse un problema serio. Proprio davanti agli occhi di Vivian, l'uomo di cui si era innamorata si stava evolvendo. La tensione in famiglia sembrava sempre crescente e Vivian si sentiva impotente nel tentativo di evitare che litigassero. A causa della fama del marito e delle esigenze genitoriali, la vita di Vivian in California si trasformò in una vita di solitudine. Si allontanava sempre di più dalla realtà di Johnny. L'uomo che aveva sposato sembrava un ricordo lontano e la quiete aveva sostituito le lettere che avevano condiviso. Quando lo sforzo di tenere insieme la famiglia cominciò a manifestarsi nella salute di Vivian, gli amici e i parenti presero atto della sua trasformazione. Durante questo periodo, Johnny mostrò un comportamento molto imprevedibile. Scompariva per giorni, immerso nella nebbia dell'ebbrezza, lasciando Vivian a interrogarsi sulla sua ricomparsa. Il loro rapporto era teso anche quando lui era a casa. La funzione di June Carter nella biografia di Johnny. June Carter intervenne quando le tensioni tra Johnny e Vivian stavano aumentando. June era una donna incredibile. Non solo un artista di musica country, ma anche un membro dell'illustre famiglia Carter. Mentre erano in tournée insieme negli anni 50, lei e Johnny andarono subito d'accordo. Il loro reciproco apprezzamento per la musica, la fede e le difficoltà della vita trasformò rapidamente quello che era iniziato come un rapporto di lavoro in qualcosa di più profondo. June era lì per lui, offrendogli conforto e sostegno. Ha brillato come un faro nella sua vita, guidandolo lontano dalle tenebre che lo circondavano. Ha svolto un ruolo cruciale nel suo recupero dalla dipendenza, incoraggiandolo ad affrontare i suoi problemi. Ogni giorno che passava Johnny si avvicinava a lei, e la sua incrollabile fiducia e convinzione nel potenziale di Johnny lo affascinava. A Vivian si spezzò il cuore nel vedere June sempre più coinvolta nella vita di Johnny. Mentre vedeva il loro legame rafforzarsi, sentiva il peso di aver perso l'uomo che aveva tanto amato. Era ovvio che i sentimenti di Johnny si erano allontanati da lei, anche se lei aveva cercato di salvare il loro matrimonio.
La consapevolezza che suo marito avesse cercato conforto in un'altra donna fece sentire Vivian abbandonata, soppiantata e rattristata. Gli aspetti emotivi e corporei della presenza di June erano palpabili. Mentre Johnny e lei sperimentavano gli alti e bassi della vita turistica insieme, Vivian era lasciata a gestire da sola gli affari di casa. Le vite delle due donne erano polarmente opposte l'una all'altra. June era parte integrante dell'universo di Johnny, il che aumentava ulteriormente i sentimenti di perdita e isolamento di Vivian. Gli effetti del divorzio di Vivian si ripercuotono su di lei. Erano sposati da 12 anni quando, nel 1966, la relazione tra Johnny e Vivian si ruppe definitivamente e si separarono più tardi nello stesso anno dopo aver chiesto il divorzio. Dopo il divorzio da Johnny, Vivian fu costretta ad affrontare la vita da sola, lontana dalla fama e dalla fortuna che l'avevano avvolta durante il matrimonio con Johnny. Dopo il divorzio da Johnny, Vivian ha avuto difficoltà a stabilire chi fosse al di fuori del suo matrimonio. Essere sua moglie e madre dei suoi figli l'aveva definita per molto tempo. Anche le figlie subirono in varia misura gli effetti del divorzio. Avevano visto il rapporto dei genitori andare in pezzi e ora dovevano imparare a vivere senza il padre. Rispetto all'esistenza tranquilla di Vivian, l'inarrestabile scalata di Johnny ai vertici dell'industria musicale e la sua storia d'amore pubblica con June erano agli antipodi. Il ricordo della vita che avevano condiviso, una vita che era ormai irraggiungibile. Dopo il divorzio, Vivian mantenne un profilo tranquillo, dando priorità alla famiglia e sforzandosi di guarire. Le ferite del matrimonio con Johnny non si sono mai completamente rimarginate, anche se alla fine si è risposata. Il divorzio, che rappresentò un momento di svolta nella sua vita, la portò a confrontarsi con Johnny Cash, il famoso musicista. 2 anni dopo la separazione da Vivian, Johnny sposò June nel 1968. Dalla loro storia d'amore nacquero leggende, Immortalate in Musica, film e biography, quella parte della vita di Vivian. Tuttavia, fu difficile e meravigliosa a modo suo. È stata il primo amore di Johnny e la sua socia in affari nei primi anni di vita. Sfortunatamente, le tentazioni e le richieste della celebrità erano troppo forti per il loro amore. La vita dopo il divorzio. La lotta di Vivian per riprendersi dalla separazione da Johnny è stata difficile come quella di chiunque altro. Ha dovuto rivalutare il suo posto nella famiglia e nella vita privata, gestire le sue emozioni e affrontare molti nuovi ostacoli nella vita dopo il divorzio. Il loro matrimonio può essere finito, ma il percorso di Vivian dimostra la sua resilienza, la sua forza d'animo e la sua dedizione alla felicità e al futuro dei suoi figli. Numerose sfide emotive e pratiche si sono presentate a Vivian dopo il divorzio. Molte persone scoprono che la loro vita sociale, la routine quotidiana e gli obblighi vengono drasticamente modificati una volta che il matrimonio finisce. Gestire gli affari quotidiani della sua vita da mamma single e adattarsi alla sua nuova realtà sono state le sfide che Vivian ha dovuto affrontare. Mentre cercava di fornire un ambiente più sicuro ai suoi figli e a se stessa, ha attraversato un periodo di intensa introspezione e adattamento. Tra i problemi più pressanti c'erano i vincoli finanziari, la definizione del budget, la pianificazione finanziaria e la modifica del lavoro sono state tutte sfide che Vivian ha dovuto affrontare in seguito alla separazione dei beni e alla necessità di provvedere da sola al sostentamento della famiglia. Il peso emotivo della separazione non ha fatto altro che aumentare l'onere di questi obblighi. Mentre stava ancora affrontando le conseguenze emotive della fine del suo matrimonio, doveva capire come far funzionare la sua nuova vita. Ci volle del tempo perché le ferite emotive si rimarginassero. I sentimenti di rabbia, autostima, perdita e tristezza sono reazioni comuni a un divorzio. Nell'affrontare questi sentimenti, Vivian ha cercato di mantenere la vita dei suoi figli il più normale possibile. Elementi importanti del suo percorso di recupero sono stati la terapia, il sostegno emotivo dei suoi cari e l'autoriflessione. Utilizzando questi strumenti, è stata in grado di recuperare la fiducia in se stessa e di tornare a pensare al futuro. Nonostante la loro rottura, l'affetto di Vivian per Johnny persistette, tessendo una complicata rete di affetto e ammirazione. Anche se il loro matrimonio è finito, gli anni trascorsi insieme e la forte relazione che hanno avuto saranno sempre ricordati. Le parti positive della loro relazione e gli eventi vissuti che hanno avuto un impatto sulle loro vite sono stati riconosciuti da Vivian,
che ha mantenuto una posizione rispettosa nei confronti di Johnny, soprattutto quando si trattava di cogenitorialità. Questa considerazione si trasferiva nelle loro interazioni reciproche. I loro figli hanno beneficiato della capacità di Vivian e Johnny di mantenere la loro relazione amichevole e collaborativa. Per proteggere i loro figli dalle conseguenze negative del divorzio, hanno rispettato le decisioni dell'altro. Nel perseguire il loro obiettivo comune di essere genitori competenti e attenti, hanno collaborato per creare un'atmosfera sicura e accogliente. I ricordi e i principi che Vivian scelse di inculcare ai figli rispecchiavano il suo amore duraturo per Johnny. Sapeva che le sue parole avevano un effetto sulla prospettiva e sulla salute mentale dei suoi figli, quindi evitava di essere dura e parlava invece di lui con gentilezza. Questo approccio ha aiutato i suoi figli a superare le emozioni del divorzio, favorendo al contempo un legame sano con il padre. Essere madre e custode dell'eredità dei suoi figli era uno dei compiti più importanti di Vivian dopo il divorzio. Assicurarsi che i suoi figli si sentissero amati, sostenuti e al sicuro era la sua prima priorità. Si è fatta avanti come custode e protettrice, determinata a tenerli al sicuro e a fornire loro un senso di sicurezza nonostante il caos familiare. L'amore di Vivian per i suoi figli andava ben oltre i compiti banali della cura dei bambini. Si preoccupava profondamente di assicurarsi che non perdessero mai il contatto con le loro radici. Vivian si assicurò che i suoi figli potessero rispettare e portare avanti la sua eredità e quella di Johnny, trasmettendo loro i racconti, le tradizioni e le credenze che significavano molto per loro. Questa dedizione diede loro un senso di stabilità e di appartenenza, anche se le dinamiche familiari erano cambiate. Oltre a portare avanti le tradizioni familiari, Vivian ha sostenuto instancabilmente i bisogni e i sogni dei suoi figli. Mentre i ragazzi superavano gli ostacoli da soli, lei era presente per incoraggiarli e per dare loro una direzione nei loro sforzi accademici ed extrascolastici. Ha dimostrato la sua incrollabile devozione e il suo impegno partecipando alla loro vita. Fu in questo periodo, dopo il divorzio, che Vivian iniziò a pianificare il suo futuro e quello dei suoi figli. Che si trattasse di progredire nel lavoro, di scoprire nuovi hobby o di affinare i propri talenti. Era sempre alla ricerca di modi per migliorarsi. Ha dato il buon esempio ai suoi figli e a se stessa con la sua dedizione al miglioramento personale, che le ha portato molta gioia. Vivian ha contribuito a inculcare queste caratteristiche nei bambini, mostrando perseveranza e assumendo un atteggiamento attivo nei confronti della vita. Il cambiamento e il progresso sono stati i tratti distintivi dell'esistenza di Vivian dopo il divorzio. La sua forza e la sua resilienza trasparivano mentre affrontava con grazia e determinazione gli enormi ostacoli che incontrava. La sua ferma devozione ai figli e il suo continuo rispetto per Johnny hanno dimostrato la sua determinazione a mantenere una dinamica familiare buona e solidale. La sua storia si è evoluta in una storia di redenzione, adattamento e ottimismo man mano che Vivian progrediva. Si è tuffata a capofitto nella maternità, dando priorità alla felicità dei suoi figli e al loro legame con la loro storia comune. Ha lavorato duramente per fornire una casa sicura e protetta ai suoi figli, che sono cresciuti nonostante lo sconvolgimento della loro dinamica familiare. Ripensando al percorso di Vivian dopo il divorzio, è evidente che ha dovuto affrontare molte sfide. Tuttavia, la sua incrollabile devozione alla famiglia e la volontà di superare gli ostacoli rivelano una donna volitiva che ha affrontato con coraggio le difficoltà. La sua vita esemplifica il potere dell'amore, della perseveranza e dello spirito umano nel superare le avversità. Segreti svelati da Vivian. L'aspetto attraente di Johnny nasconde la verità che Vivian ha rivelato su di lui. La sua franchezza fa luce sulle difficoltà nascoste di Johnny, sui suoi conflitti segreti e su un aspetto di lui finora sconosciuto. Secondo Vivian, la vita di Johnny era un caos di lotte interiori. La sua condotta è stata profondamente influenzata dalle enormi richieste e dalla sofferenza mentale che ha sopportato a porte chiuse. L'autrice dimostra che la sua instabilità interiore derivava da paure a lungo sepolte e da questioni in sospeso del suo passato, piuttosto che essere una conseguenza naturale della sua celebrità o di influenze esterne. Secondo Vivian, uno dei motivi principali per cui la loro relazione è andata a rotoli è stata la battaglia di Johnny con il suo senso di autoidentità e autostima. Una delle parti più scioccanti delle ammissioni di Vivian
è la visione delle lotte interiori di Johnny, che prima erano sconosciute. La sua immagine esteriore di persona realizzata e sicura di sé smentisce la confessione di Vivian sulla sua persistente lotta con i problemi di salute mentale. Secondo lei, i suoi problemi di salute mentale non erano solo episodi periodici, ma una battaglia costante che permeava tutta la sua esistenza. L'ansia di fallire e l'incessante desiderio di approvazione rendevano i problemi di Johnny ancora più difficili. Inoltre, Vivian rivela che Johnny ricorre spesso a strategie di coping disadattive, un'intuizione commovente sull'effetto dei problemi individuali sulle relazioni. È il punto di vista di Vivian sulle cause reali della fine del loro matrimonio. Riconosce liberamente che la loro relazione si è sgretolata sotto la pressione degli affari in sospeso di lui e del crescente divario emotivo tra loro. Secondo Vivian, non sono riusciti a creare un legame profondo a causa del continuo stress e della pressione emotiva. Le sue osservazioni mostrano che le lotte interiori di Johnny erano strettamente collegate ai loro problemi coniugali, piuttosto che esserne l'unica causa. Inoltre, Vivian attribuisce la fine del loro matrimonio alla loro incapacità di comunicare efficacemente. Non erano in grado di superare il muro di silenzio di Johnny sulle sue difficoltà. Non erano in grado di aiutarsi a vicenda nelle loro difficoltà, a causa della distanza emotiva che si era creata tra loro. La complessità delle identità pubbliche e le lotte invisibili che gli individui devono affrontare sono messe in luce dalle ammissioni di Vivian. Vivian fornisce un quadro più dettagliato della loro storia